Bentornate e bentornati sul canale della Lin, io sono Francesco e nel video di oggi andremo a vedere il tutorial di uno dei giochi più interessanti e attesi di questo inizio 2025. Un po' per le tematiche climatiche più che mai attuali, un po' per le meccaniche e di come sono state inserite nello sviluppo di una partita. Fresco di nomination a Last Door nella categoria esperti, parleremo quindi di Emission, altrimenti conosciuto con il nome di Daybreak. Un gioco cooperativo per 1 o 4 giocatori dai 10 anni in su e una durata media delle partite di 60-120 minuti. Edito da CMYK e localizzato in Italia da Genos Games, i suoi autori sono gli stessi di Pandemic, Matt Leacock e Matteo Menapace. In Emission vi troverete ad affrontare e cercare di fermare il cambiamento climatico, costruendo innovative tecnologie e formando società resilienti. Ogni giocatore interpreterà il ruolo di una delle grandi potenze mondiali, quindi Cina, Europa, Stati Uniti o Sud del mondo, condividendo lo stesso ambizioso obiettivo: tagliare le emissioni di CO2 prima che il mondo diventi troppo caldo o che troppe comunità vadano in crisi energetica. Una partita si vince raggiungendo il drawdown, ovvero il momento in cui collettivamente sarete in grado di rimuovere dall'atmosfera più CO2 di quella emessa. Lo farete giocando delle carte che vi permetteranno di rimuovere i token di energia sporca e di emissioni inquinanti, producendo contemporaneamente energia pulita per continuare a soddisfare la richiesta complessiva di energia totale. Vediamo come preparare una partita ad Emission. Piazzate il tabellone di gioco al centro del tavolo. Posizionate qui sulla prima posizione del tracciato dei round il token del round corrente. Ponete ogni token degli effetti planetari sulle relative posizioni di partenza dei tracciati. Mettete le 10 strisce di temperatura, il dado degli effetti planetari e il dado di geoingegneria nel bulbo del termometro alla portata di tutti. Aggiungete alla mappa il numero di token albero e token oceano in base al numero di giocatori secondo questo schema. Potete posizionarli dove volete, a vostro piacimento. Infine, ponete tutti gli altri token alla portata dei giocatori. Mescolate il mazzo progetto globale e posizionatelo qui a faccia in giù. Fate la stessa cosa con il mazzo crisi e con il mazzo progetto locale. Se questa è la vostra prima partita, vi consigliamo di non usare il mazzo sfida, altrimenti mescolatelo e posizionatelo qui. In base al numero di giocatori, come indicato da questo riepilogo, distribuite i ruoli e le carte guida. Ogni giocatore assembla la sua plancia personale e pone le carte progetto locale iniziali della sua potenza mondiale nella propria area di gioco. Le carte iniziali non usate vanno riposte nella scatola. In base a quanto indicato dalla carta di riferimento, ponete il token domanda energetica sulla corretta posizione del tracciato. Aggiungete, sempre secondo la vostra carta di riferimento, il numero di token energia sporca, energia pulita e token emissione nei corretti tracciati. La carta di riferimento vi dà infine informazioni sul tipo e sulla quantità di token resilienza da piazzare nei relativi spazi, nonché il numero di comunità in crisi da aggiungere negli spazi qui a destra. Per il momento lasciate da parte l'estensione della plancia, la utilizzerete solo se la richiesta di energia dovesse superare il livello 30 della plancia base. La preparazione è terminata, andiamo ora a vedere come si gioca. Emission si gioca in una serie di round finché tutti vincono o perdono insieme. Non ci sono turni di gioco, i giocatori svolgono il round simultaneamente, dividendolo però in 5 fasi. Vediamole insieme. Durante la fase globale, i giocatori discutono insieme della carta crisi visibile e scelgono una carta progetto globale. Per prima cosa controllate il termometro e quante bande avete aggiunto. Questo determinerà il numero di carte da pescare indicate qui a lato. Posizionate la prima visibile in questa posizione e le altre a faccia coperta salendo verso l'alto. Non c'è limite al numero di carte crisi che potreste dover posizionare. Se sono più di 4, semplicemente continuate ad aggiungerle sopra. Vedremo come si usano queste carte durante la fase crisi. Dopodiché dovete avviare un progetto globale, quindi pescate 2 carte dal relativo mazzo e decidete insieme quale tenere, ponendola sullo spazio libero più in alto nei progetti globali e invece quale scartare mettendola nella pila degli scarti. Sulla carta trovate un titolo, dei requisiti affinché diventi attiva e degli effetti che verranno applicati a tutti i giocatori una volta che la carta sarà attiva.
A questo proposito utilizzate gli appositi token per ricordarvi lo stato del progetto. Potete averne fino a 4 in gioco. Se volete giocarne uno nuovo e non avete spazi liberi, dovrete obbligatoriamente scartarne un altro, insieme ad eventuali carte infilate dietro. In ogni caso potete anche decidere di non iniziare un nuovo progetto globale in questo round. Durante la fase locale i giocatori si concentrano sulle proprie planche, pescando e giocando le carte progetti locali per rimuovere emissioni ed energia sporca, aggiungere energia pulita, aumentare la resilienza e aiutare i propri compagni. Ogni giocatore pesca 5 carte e le aggiunge alla propria mano, anche se alcuni effetti o progetti potrebbero modificare questo numero. La vostra mano è pubblica e visibile a tutti i giocatori. Non c'è un limite al numero di carte che potete avere nella vostra mano. In ogni momento potete guardare e discutere delle carte della mano degli altri giocatori, delle carte in gioco o degli scarti, ma non potete mai guardare il contenuto dei mazzi coperti. Se dovete pescare un progetto locale ma il mazzo è terminato, semplicemente mescolate il mazzo degli scarti e procedete alla pesca. Dopo la pesca avete 3 tipi di azioni possibili: eseguire un'azione locale, avviare un progetto locale oppure supportare una carta. Eseguire un'azione locale significa attivare una delle carte presenti nella vostra area di gioco ed eseguire l'azione mostrata. Potete farlo però solo se soddisfate eventuali requisiti presenti qui in basso. In questo esempio dovete scartare una carta dalla vostra mano per aggiungere un token energia pulita per ogni icona rete presente in questa pila. Se non indicato diversamente potete attivare questa azione ogni volta che volete, o meglio, fino a quando potete pagarne il costo e soddisfare i requisiti se presenti. Quando eseguite un'azione ricordatevi di considerare tutti i tag, quelli della carta stessa e quelli della medesima pila. Avviare un progetto locale invece significa aggiungere una carta dalla vostra mano sopra ad una pila nella vostra area di gioco, sovrapponendola alle altre. Fate attenzione alle carte che coprite perché solo la prima carta di ogni pila vi dà accesso alla sua azione. Inoltre, controllate di lasciare visibili tutti i tag delle carte poste dietro alla prima. Considerate che la carta piazzata diventa immediatamente attiva, quindi i giocatori più esperti possono attivare una carta prima di coprirla con una nuova e successivamente attivare anche quest'ultima usando i tag di quella coperta. Sostenere una carta infine significa infilare una carta dietro di essa. Potete farlo per ottenere 3 effetti. Il primo per supportare un progetto locale con i tag di cui abbiamo appena parlato. Infilate la carta dietro al progetto e potenziatene gli effetti. Nel secondo potete infilarla sotto un progetto globale per aiutare a raggiungere i suoi requisiti. Nel momento in cui vengono soddisfatti, girate il token sul lato attivo come promemoria. Come terza opzione potete infilarla sotto una carta crisi per ridurre o annullare gli effetti quando affronterete la fase crisi. Ricordate che alcune azioni possono essere usate un numero limitato di volte per ogni round. Aiutatevi con i token di CO2 per tenere traccia di quante volte ne avete fatto uso. Questi cubetti hanno solo la funzione di promemoria e andranno rimossi a fine di questa fase locale. Quando tutti hanno finito la fase locale si passa alla fase missione. In questa fase i giocatori verificano il totale delle emissioni generate nel round, controllano quante di queste vengano assorbite dal pianeta e quante invece andranno ad influire sull'aumento della temperatura. Come prima cosa ogni giocatore controlla che l'energia richiesta dalla sua potenza mondiale sia soddisfatta dall'energia prodotta, che è pari alla somma di energia sporca più l'energia pulita. Chi non è in grado di soddisfare la richiesta energetica dovrà aggiungere un numero equivalente di comunità in crisi pari ai token di energia mancante. Successivamente ogni giocatore somma i token energia sporca prodotta e i token emissioni presenti sulla propria plancia. Poi prende un totale di cubi di CO2 pari a questo numero e li aggiunge al box emissioni recenti. La Terra, infine, è in grado di gestire parte di queste emissioni. Quindi spostate ora tanti token quanti appena aggiunti fino a pareggiare la quantità gestita dai mari, dalle foreste e dai sistemi di cattura diretta dell'aria o DAC. Questi cubi possono essere poi riposti nella riserva. Ora, se non avete più cubi di CO2 nel box emissioni recenti e avete ancora alberi, oceani o sistemi DAC liberi, complimenti! Avete raggiunto una pietra miliare per il genere umano, il drawdown o abbattimento.
Adesso continuate ad assorbire cubi, ma anziché prenderli dalle emissioni recenti, ormai vuote, li prenderete dal termometro. Notate che potete trasformare nuovamente le bande aggiunte in precedenza in cubi di CO2, se necessario. Girate il marker del round a mostrare il traguardo raggiunto, siete sulla buona strada per vincere la partita. Dovrete solo passare indenni un'ultima fase crisi. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere il caso in cui vi siano avanzati dei cubi di CO2 nelle emissioni recenti. Questi andranno aggiunti al termometro che si riempie da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto. Fate attenzione a considerare solamente le colonne relative al numero di giocatori. Ad esempio, per 3 giocatori usate solo le prime 3 colonne, ignorando la quarta. Quando una riga è completa, togliete i cubi di CO2 e sostituiteli con una fascia di temperatura. Ognuna rappresenta un incremento della temperatura globale di 1/10 di grado e influirà su quante volte dovrete lanciare il dado degli effetti planetari e di quante carte crisi dovrete risolvere. Quando piazzate una fascia di temperatura il cui numero di carte crisi risulta incrementato rispetto a quello precedente, dovrete pescare una carta crisi e aggiungerla coperta insieme alle altre da risolvere in questo round. Evidentemente, se il termometro raggiunge e completa il valore di 2 gradi, perderete la partita. Passiamo ora alla fase crisi, in cui i giocatori risolvono gli effetti planetari e le carte crisi per verificare il loro impatto sul pianeta e le sue comunità. Per prima cosa tirate il dado degli effetti planetari un numero di volte pari alle bande aggiunte sul termometro. Per ogni risultato fate avanzare il token del corrispondente tracciato degli effetti planetari. Se un token raggiunge un punto di svolta, applicate l'effetto indicato sopra il tracciato stesso. Se un effetto causa l'aggiunta di una banda di temperatura, dovrete tirare un dado aggiuntivo. Inoltre, se il token si trova in fondo al tracciato, ogni ulteriore avanzamento causerà un'altra applicazione del punto di svolta. Vediamo gli effetti di ogni tracciato. Per il tracciato del cambiamento nei grandi sistemi meteorologici, pescate e aggiungete altre 2 carte crisi. Per il tracciato della desertificazione rimuovete un token albero per giocatore. Per il tracciato del deperimento dell'Amazzonia aggiungete un cubo di CO2 alle emissioni recenti per ogni giocatore e in più rimuovete un token albero per ogni giocatore. Per il tracciato dello scioglimento dei ghiacciai dell'Artico aggiungete 2 cubi di CO2 per giocatore direttamente al termometro. Per il tracciato del disgelo e del permafrost aggiungete 2 cubi di CO2 per giocatore alle emissioni recenti. E infine per il tracciato dell'acidificazione degli oceani rimuovete un token oceano per giocatore. Successivamente passate alla risoluzione delle carte crisi, una per volta e dal basso verso l'alto. Anche se avete più carte del numero mostrato sul termometro, dovrete risolverle, ahimè, tutte. Per ogni carta procedete girandola verso l'alto se coperta. Poi controllate chi è il giocatore o i giocatori bersaglio della carta. Trovate l'indicazione qui in alto a destra. Se 2 o più giocatori sono in parità, tirate il dado di geoingegneria. Il numero più basso avrà l'onore di essere il bersaglio della carta. Leggete gli effetti della carta in questa posizione. Alcune carte crisi possono essere mitigate o annullate da token resilienza presenti sulle plance dei giocatori. Gli effetti ridotti in questo modo si riferiscono solo al giocatore che li possiede e i token non verranno scartati. Altre carte crisi invece possono essere ridotte o annullate da carte infilate sotto di esse. In questo caso gli effetti sono ridotti o annullati per tutti i giocatori. A questo punto applicate gli effetti e poi scartate la carta crisi oltre alle eventuali carte sotto di essa. Gli effetti delle carte spesso vi faranno aggiungere comunità in crisi, quindi posizionate il relativo token in questa area riempiendo gli spazi vuoti da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. I giocatori che hanno da 4 a 7 comunità in crisi pescheranno una carta in meno dal mazzo dei progetti locali durante la prossima fase locale. Chi ne avrà da 8 a 11 giocherà invece con 2 carte in meno. Con la 12ª comunità in crisi si perde la partita. Se un effetto planetario o una carta crisi vi chiede di scartare un token resilienza, oceano o albero, riportatelo nella riserva. Fate attenzione, se un giocatore non può utilizzare il token resilienza, solo il giocatore stesso dovrà aggiungere una comunità in crisi per ogni token non utilizzato.
Se invece non avete token mare o alberi a sufficienza, tutti i giocatori aggiungeranno comunità in crisi nel numero pari ai token non scartati. Infine, se un effetto vi chiede di scartare una carta progetto locale, potete farlo dalla vostra mano o dalla vostra area di gioco, ed è indifferente da che posizione la prendiate nella fila. Bene, siamo arrivati all'ultima fase. Durante la crescita verranno verificate le condizioni di vittoria e di sconfitta, oltre ad aumentare la domanda di energia. Controllate se il marker del round mostra il simbolo di drawdown. In questo caso, complimenti, avete vinto la partita e probabilmente salvato l'umanità, perlomeno dal riscaldamento globale, insomma. Altrimenti fate avanzare il token del round di una posizione. Tutte le carte progetto locale nelle vostre mani e nelle aree di gioco verranno conservate per il prossimo round. Se non vincete entro la fine del sesto round, ahimè, tutti insieme avrete perso la partita. Per tutti gli altri round, invece, ogni giocatore avanza la sua richiesta di energia sulla plancia secondo quanto indicato dalla propria carta di riferimento. Stati Uniti ed Europa di una unità, Cina di 2 e il sud del mondo di 3. Se invece state giocando una partita in solo, l'aumento è solo di 2 unità. Ricapitolando, vincete se raggiungete l'abbattimento durante la fase missioni e sopravvivete ad un'ultima fase crisi, mentre perderete se il termometro raggiungerà i 2 gradi, se un giocatore avrà 12 o più comunità in crisi e se non vincerete entro la fine del sesto round. Se voleste rendere il gioco un po' più semplice, potete provare ad usare le carte sfida con questo simbolo verde. Possono essere applicate ad un solo giocatore con questo simbolo, oppure a tutti i giocatori con quest'altro simbolo. Allo stesso modo potete complicare il gioco con queste carte dal simbolo rosso, sia a livello personale che comunitario. Infine potete creare una maggiore variabilità al gioco con queste carte dall'icona grigia e il punto interrogativo. E con le carte sfida arriviamo in fondo al tutorial di Emission. Lascio a voi ogni considerazione tecnica del gioco in sé, io lo considero molto valido, veloce e piacevole. Ma prima di concludere ci tengo a vedere un paio di particolari collegati a questo gioco che mi sono davvero piaciuti. L'aspetto collaborativo in questo gioco non è una facciata, ma rispecchia in maniera lampante quello che è la situazione del nostro pianeta. È impensabile ragionare solamente come singoli o come nazione, senza considerare che condividiamo tutti lo stesso pianeta e che le nostre azioni avranno un impatto, qualsiasi esso sia, anche su tutti gli altri. Ragionare nel piccolo ma per agire in armonia con gli altri giocatori diventa quindi fondamentale e il gioco ci riesce davvero alla grande. Ogni carta del gioco presenta un QR code univoco che vi rimanda ad una pagina in cui viene descritto il tema della carta stessa e spiegato nel dettaglio la sua applicazione nel gioco. Se volete dargli un'occhiata vi lascio il link di esempio qui sotto in descrizione. Ora, ci sembra di capire da Genos Games che le pagine web non verranno localizzate, ma in ogni caso è davvero utile e comodo come strumento sia nel suo aspetto divulgativo sia in quello ludico. L'ultimo aspetto su cui mi vorrei soffermare è che questo, come molti altri giochi negli ultimi mesi, vengono venduti senza plastica protettiva. Ora, a parte il fatto che sarebbe stato un controsenso pubblicare questo tipo di gioco sul cambiamento climatico e sulla necessità di un approccio più green, inserendo del materiale di plastica usa e getta, una pellicola di fatto che diventa inutile ancora prima di giocare. Ma questo è un aspetto che viene proprio dichiarato dagli editori nel loro impegno per la sostenibilità. Emission non avrà l'utilizzo di alcuna plastica monouso. Anche i vassoi di stoccaggio sono realizzati con pasta di legno e altri materiali biodegradabili. Infine, tutti i componenti in legno e carta verranno raccolti e prodotti in modo tale da garantire la loro ricrescita. La trovo una iniziativa lodevole che, nel suo seppur piccolo impatto, permetta di iniziare a sensibilizzare il pubblico sull'uso indiscriminato e senza criterio delle risorse del nostro pianeta. E con questo pippone chiudiamo il tutorial di Emission. Siamo davvero grati che siate arrivati fino alla fine di questo video. Se vi rimane qualche domanda, ovviamente dubbio o anche solo per un commento, lo sapete, vi aspettiamo qui sotto. Vi lascio infine degli altri suggerimenti qui a fianco, dategli pure un'occhiata. È tutto, buon gioco!